Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo dei difetti della Honda GB350S. Dopo aver pubblicato quello dei pregi, ne sono stati veramente tanti di pregi, circa 10 più 2 di bonus, andiamo a fare una lista di 10 difetti della GB. Vi ricordo che questo video è creato in collaborazione con Mistral. Qui vedete il bellissimo scarico che abbiamo montato da alcune settimane. Arriverà a breve una recensione completa, vedete anche c'è stato un aggiornamento delle sospensioni. Per questi contenuti vi ricordo che potete iscrivervi al canale, arriveranno a breve le recensioni sia degli ammortizzatori Öhlins ma soprattutto dello scarico Mistral, che come sempre è partner per questi nostri video legati alla Honda GB350S. Vi ricordo che queste sono idee soggettive, ovviamente ognuno ha un parere diverso della propria moto, quindi grandi difetti questa moto non ne ha. Parliamo di aree di miglioramento, comunque di cose che possono essere comodissime, sono idee del tutto personali. Su alcuni devo dire che ho avuto il riscontro di molti possessori sui vari gruppi Facebook nazionali e internazionali che la pensano come me. Partiamo dagli specchietti. Come vedete io ho montato degli estensori, quindi in realtà ho già risolto questo problema. Gli specchietti originali, montati quindi in posizione originale, sono, devo dire, un po' troppo stretti, tendono a inquadrare più le nostre spalle che la strada, non avendo una forte inclinazione dello stelo, come vedete piuttosto verticale, tendono quindi a rimanere piuttosto stretti e la soluzione è o cambiare gli specchi completamente, ma è un peccato perché sono piuttosto carini, sono anche cromati come vedete, oppure aggiungere questi estensori. Si possono acquistare su Amazon ma anche su AliExpress, io li ho pagati poco più di 5 euro, e risolvere il problema. Se andiamo a rimuovere gli specchi proprio dalla base avremo quindi una rotazione in senso orario classica e potremo quindi adattare facilmente degli estensori che troviamo appunto su AliExpress. Qualora invece volessimo lasciare questa parte collegata qui, vi ricordo che questi hanno una rotazione in senso antiorario, quindi è un po' più difficile trovare due estensori con filettatura in senso antiorario. Vi consiglio di fare come ho fatto io, quindi di rimuovere tutto il blocco e attaccare l'estensore direttamente sulla filettatura delle leve freno e frizione. Come detto, quindi questo è il primo difetto di questa moto, facilmente risolvibile. Qualcuno si trova bene anche con gli specchietti di serie, buon per lui, non dovrà montare nessun estensore o cambiare specchi. Passiamo quindi al secondo difetto, piuttosto dibattuto perché qui entriamo in un campo un po' più soggettivo: la sella dura. Vi ricordo che avere una sella dura ha degli svantaggi ma anche dei vantaggi. Gli svantaggi sono che ovviamente su una moto soprattutto del genere, con poca escursione di sospensioni e una tipologia di sospensioni, non c'è un mono ma un doppio ammortizzatore che restituisce botte piuttosto secche, con una sella dura ovviamente tutto può essere amplificato. Una sella troppo morbida può essere anche un problema perché non ci sostiene adeguatamente e può portare dopo un po' di ore in sella a stancarci in maniera diversa, ma comunque sempre non sinonimo di totale comfort. Servirebbe quindi un buon compromesso. A mio parere la sella è effettivamente troppo dura e proprio per la tipologia di moto ci trasmette un comfort non eccezionale. Probabilmente se questa moto avesse avuto un mono, questa sella sarebbe stata perfetta. Ripeto, questa è un'opinione mia soggettiva, molti la trovano eccezionale. Io comunque vorrei fare un upgrade di questa sella proprio perché comunque la trovo troppo dura per la tipologia di moto. Ma ripeto e ribadisco, deve essere fatto un buon lavoro aggiungendo il giusto strato di gel senza renderla poi troppo morbida. Abbiamo appena parlato di sella e quindi rimaniamo nell'ambito del comfort, passando alle sospensioni. In questo caso non abbiamo più le sospensioni originali, abbiamo già le Öhlins dedicate a questo modello, quindi il fatto che io le abbia sostituite vi fa intendere, vi fa capire che trovavo quelle di serie un po' troppo rigide e ho voluto fare il cambio proprio per provare a migliorare questo aspetto. Anche sulle sospensioni i pareri si dividono, molti le trovano rigide, alcuni le trovano perfette. Sicuramente sulle moto
standard stock giapponesi, ma in generale un po' su tutte le moto, il componente delle sospensioni è sempre votato un po' a risparmio. Quindi se il CRF che avevo prima, sempre Honda, soffriva del problema di sospensioni troppo molli, questa moto è l'opposto, ha sospensioni di serie un po' troppo rigide, che comunque hanno anche dei pro. Quando usciamo dalla città e abbiamo un manto d'asfalto preciso, perfetto, la moto è veramente molto stabile, molto ferma nelle curve, quindi comunque ha un'ottima ciclistica, e quelle sospensioni dal carattere un po' sportivo si fanno sentire in positivo nella guida più dinamica. In città devo dire che risentiamo molto degli avvallamenti e degli asfalti distrutti delle nostre città. Ovviamente il discorso sospensioni è molto legato anche al vostro peso, al fatto di andare da soli o in coppia, e quindi, come detto, è già un aspetto soggettivo che poi si lega anche un po' alle nostre caratteristiche, ai percorsi che facciamo abitualmente, quindi l'asfalto che troviamo. È un discorso molto complesso, ma nel mio caso, ripeto, nel mio caso la combinazione sella sospensioni per me è un po' troppo rigida. Non si possono fare miracoli, ma ho provato delle moto tipo la Hunter versione 2026, che ha una sella molto più comoda e sospensioni aggiornate molto più morbide, quindi devo dire che è una tipologia di moto molto simile, per me si è rivelata molto più comoda di questa Honda. Passiamo al quarto difetto, che per me in realtà non è un vero difetto, è una piccola mancanza rispetto a una competitor: l'assenza del contagiri. Allora, questa Honda per me è una bellissima moto, però se avesse avuto una strumentazione un po' più retro come la piccola Kawasaki PV230 sarebbe stata perfetta. In quel caso abbiamo tachimetro e contagiri analogici, in questo caso abbiamo solo il tachimetro, quindi se come la Kawasaki avesse avuto un doppio strumento sarebbe stata veramente spettacolare. Però mi rendo conto che, al pari della Royal o di altri modelli votati comunque a risparmio, Honda ha preferito mettere solo il tachimetro con una strumentazione anche un po' più moderna, quindi lo metto tra i difetti, ma ovviamente è un difetto molto relativo. Sarebbe stato bello sia per una questione di estetica, e sia perché, essendo un motore corsa lunga con un limitatore posto molto in basso, diciamo che avremmo potuto tenere d'occhio il numero dei giri più facilmente. Ma una volta poi conosciuto il carattere della moto, naturalmente non c'è alcun problema. Sto inquadrando il serbatoio perché voglio parlare dei colori, che sono stati oggetto di critiche da parte di molti. In questo caso il nostro esemplare è una Puco blu, uno dei colori più venduti, ma molto simile al grigio. Il grigio, devo dire, non sono mai riuscito a vederlo dal vivo perché probabilmente sono le moto meno consegnate in Italia. La nera invece ho avuto modo di vederla ed è molto bella, con un effetto puntinato simile ai fianchetti, e probabilmente sì, diciamo, avendo lo stesso colore dei fianchetti è più omogenea. In questo caso però mi piaceva il colore che staccava rispetto al resto della moto e che mostrava un po' di più le forme del serbatoio, facendo spiccare anche maggiormente il logo Honda. Come detto, sono colori carini, ma alcuni pensano che se ci fossero state varianti un po' più spinte a livello cromatico, con colori più vivaci e qualche grafica in stile Kawasaki, come potremmo dire, grafiche tra l'altro che Honda propone in Oriente, probabilmente la moto avrebbe avuto ancora più carattere. Anche qui entriamo un po' nel campo soggettivo. Devo dire che non mi dispiacciono i colori di serie, però una variante un po' più accesa e vivace mi sarebbe piaciuta. Esiste sempre la possibilità di wrappare il serbatoio con una cifra non troppo alta e potendo poi tornare indietro all'originale. Alcuni invece vanno proprio a verniciarlo. Devo dire comunque questo colore nel mio caso mi piace molto ed è molto delicato e secondo me ben si addice alla moto stessa. Ma in generale i tre colori sono tutti e tre per me carini. Ribadisco, magari un'alternativa un po' più vivace sarebbe bella vederla. Secondo me arriverà come è arrivata sulla 500 CL, presente ora con un colore giallo molto vivace, che l'ha resa anche, devo dire, più carina. Altra piccola mancanza, a mio parere, è quella di una piccola presa USB. Esiste un kit originale
dal costo piuttosto contenuto, che va a inserirla qui lateralmente, cambiando in pratica la parte inferiore della mascherina del quadro strumenti. Però a mio parere poteva esserci una presa già di serie per comodità, perché oggi come oggi avere una piccola presa USB è comoda se vogliamo usare il nostro telefono come navigatore o avere la possibilità di caricarlo. Le Royal hanno queste prese di serie, quindi anche per questo mi permetto di metterlo tra i difetti, proprio perché comunque se la controparte monta queste piccole prese sarebbe stato carino trovarla anche sulla nostra Honda. Passiamo a un difetto legato alla praticità. Allora, la moto ha la sella fissa, come vedete qui abbiamo la sella è attaccata con delle viti esagonali, abbiamo una brugola nel fianchetto sinistro che si apre sotto chiave, quindi per togliere la sella dobbiamo aprire il fianchetto, prendere la brugola esagonale e smontare le due viti laterali per togliere la sella. Un'operazione ovviamente non comodissima. Mi sarebbe piaciuta una soluzione simile all'Interceptor della Royal, cioè la possibilità di aprire il fianchetto e avere uno sgancio rapido, un cavo da tirare per sganciare poi la sella. Sarebbe stata la soluzione ideale, più comoda per accedere al sottosella, dove comunque ci sono tutti gli attrezzi e c'è un piccolo spazio magari per mettere i documenti. Invece in questa maniera qui i documenti siamo costretti a metterli nel fianchetto, perché capite bene che in caso di un controllo diventa scomodo dover smontare la sella in tempi brevi per mostrare i documenti. L'estetica di questa moto è molto bella, ma ha un difetto legato alla pioggia, al maltempo. Quando piove il parafango di serie anteriore, quello posteriore che in pratica non c'è, fa sì che gli schizzi veramente rendano la moto molto sporca. Dietro c'è un portatarga sporgente che io ho lasciato di serie, perché devo dire non ha senso per me accorciare il posteriore di una moto classica, ma tutto sommato, a parte forse la luce targa un po' troppo sporgente, questa soluzione devo dire che non mi dispiace e ci aiuta a proteggerci un po' dagli schizzi. Ma davanti devo dire che quando piove questa zona motore risente tantissimo del parafango corto. Esistono degli estensori che possono essere applicati forando l'originale, però devo dire in quel caso ovviamente ne risente un po' l'estetica, quindi dobbiamo fare una scelta se lasciare questo look un po' più sportivo e sicuramente più bello e accettare che ogni volta che piove la moto si riduce veramente in uno stato pietoso, oppure applicare quell'estensore e sacrificare un po' l'aspetto estetico per una maggiore praticità in caso di pioggia. Questo è legato anche alle nostre abitudini, se utilizziamo la moto in inverno o meno. C'è gente infatti che la usa solo in estate o comunque non ama andare in moto con la pioggia, quindi in quel caso, a parte qualche pioggia sporadica, saranno appunto rari i casi in cui ci troveremo a dover poi lavare la moto per ogni piccolo acquazzone, perché devo dire, credetemi, basta veramente poca acqua per sporcarla tantissimo. Siamo arrivati al nono difetto, non una cosa grave, ma che rispetto alla Hunter si sente un pochettino. Manca una maniglia passeggero. Devo dire che la Hunter ne ha un paio ben integrate che risultano molto comode sia quando spostiamo la moto sia quando abbiamo appunto un passeggero che può comodamente tenersi alle maniglie stesse. Ci sono queste simil maniglie, ma in realtà sono troppo in basso, poco sporgenti, per nulla comode, quindi Honda ha messo questa cinghia, ma anche questa è sempre una soluzione, devo dire, poco comoda. Non esistono veri kit, molti mettono una specie di portapacchi che quindi porta il vantaggio di avere anche una maniglia laterale, però a quel punto roviniamo un po' la linea della moto e a meno che non vogliamo sfruttare un portapacchi o un bauletto non è una soluzione comodissima. Mi auguro che qualche casa di accessori aftermarket possa creare delle maniglie non eccessivamente visibili ma comunque comode. Ultimo difetto,
Questo lo voglio citare perché sulla Royal 350 Classic sono presenti le leve regolabili di freno e frizione. In questo caso abbiamo quelle stock, ma vi ho mostrato in un video quelle regolabili aftermarket della Void, quindi abbiamo la possibilità di risolvere questo problema. Però diciamo ci sarebbe piaciuto di serie la possibilità di avere delle leve regolabili. Come ci è stato segnalato da un utente, se vogliamo quella del freno è reperibile come ricambio della CL500, monta la stessa leva però è regolabile, quindi in quel caso avremo una leva identica all'originale come look, quindi sempre in grigio, sempre con la stessa forma fusolata, con la rotellina di regolazione del freno. Sulla frizione invece non so al momento di leve Honda compatibili e regolabili. Se voi sapete qualcosa potete scrivercelo nei commenti. Siamo arrivati dunque alla fine di questo video. Come detto, la maggior parte di questi difetti sono sicuramente non gravi, sono piccole migliorie che si possono apportare. Per quanto riguarda il mio parere, il difetto più serio e quello che mi sta comportando più fastidio è legato alla comodità, discorso legato alla sella e alle sospensioni che sto cercando di risolvere, perché la moto per il resto è una bellissima classica piccola, nulla di cui lamentarmi, e purtroppo solo questa leggera rigidità. Per il resto su questa moto vedete montati dei riser, ma io non considero il manubrio basso un difetto, questa la considero una questione del tutto soggettiva, quindi ho alzato il manubrio, ma ripeto non è un difetto il manubrio basso, più basso, può piacere a molti. Il motore non lo considero affatto un difetto, la cavalleria che molti ritengono inadeguata per me invece va benissimo ed è spettacolare nella sua essenza e nella sua filosofia. Va detto quindi che vi ho parlato di 10 difetti che ritengo non molto gravi assolutamente, che non pregiudicano l'acquisto di una moto così ben fatta per la cifra che costa. Vi invito a scrivermi nei commenti tutti quelli che ritenete i vostri difetti della Honda GB350S per un confronto su questo modello che rimane, come detto, uno dei più venduti in Europa e che sta avendo un grandissimo successo anche in Italia, anche in questo 2026. Vi ringrazio di averci seguito, vi invito a iscrivervi al canale e come detto a breve avremo la recensione sia delle sospensioni ma soprattutto dello scarico Mistral. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!